mitica baguette. Buongiorno a tutti voi e bentornati sul canale. Oggi più che una semplice ricetta proverò a scrivere la storia. Vado ad eseguire nella maniera più fedele possibile la mitica soupe à l'oignon, la zuppa di cipolle francese tradizionale. Vediamo la carrellata di ingredienti che ci servono. Vediamo questi ingredienti uno per uno. Ho cercato di rimanere più fedele possibile alla tradizione. Ovviamente come primo ingrediente io partirei dalle cipolle. Allora, la cipolla è ovviamente una cipolla francese, questa è di Chevez. Potete usare anche le cipolle bionde italiane, diciamo che per rimanere più fedele possibile ho cercato tutti questi elementi. Cosa particolare, il peso delle cipolle. Allora, io qui ho circa, nella precisione sono 1,745 kg di cipolla. Ovviamente poi vedremo tirata via la pelle, la buccia, però diciamo che in linea di massima il peso si aggirerà intorno a 1,7 kg. Per una buona riuscita della zuppa di cipolle bisogna avere tante cipolle, quindi per 2-3 persone diciamo che non si va mai sotto 1,7 kg. Vado a utilizzare anche altre 2 cipolle, queste sono quelle bionde classiche, non sono francesi, questi qua ci serviranno per il brodo. Un altro ingrediente che di fatto non è marginale come in altre preparazioni, ma poi diventa assolutamente un protagonista della ricetta, è il burro. Quanto ce ne occorre? Allora, secondo la scuola del cordon bleu, diciamo che su 450 grammi di cipolla occorrono 75 grammi di burro. Altro elemento fondamentale è il brodo che cucinerà la nostra zuppa. Io utilizzo prettamente il pollo e verdure che adesso andiamo a vedere. Potete usare anche il manzo, la tradizione prevede anche il manzo, io preferisco il pollo. In alcuni casi c'è anche chi utilizza il brodo vegetale. Andrò a utilizzare anche 3 carote per il brodo, una costa di sedano e un mazzetto aromatico. Io utilizzo qualche foglia di alloro, metto anche dentro il rosmarino e l'immancabile salvia. Utilizzo circa 30 grammi di farina 00. Un altro ingrediente fondamentale sono i chiodi di garofano. Questi qua ci serviranno prettamente per la realizzazione del brodo. Abbiamo bisogno del formaggio per gratinare prima di servire la zuppa ai nostri commensali. Io ho qua il Gruyère francese, potete utilizzare anche l'Emmental se non trovate in giro il Gruyère. Se potete utilizzare qualsiasi altro tipo di formaggio che effettivamente ha una consistenza simile. Chiaramente, cercando di rimanere il più fedele possibile alla zuppa francese, sono andato in giro a cercare il Gruyère. Andrò a utilizzare un po' di sale, un po' di pepe e infine l'immancabile baguette. Questa qua, se la trovate bene, se no se trovate uno sfilatino o qualsiasi altro tipo di pane anche rustico, va bene uguale. Io l'ho trovata e la utilizzo. Ingredienti non ce ne sono più, andiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! La prima operazione che vado a fare è inserire dentro una casseruola tutti i pezzi di pollo, quindi abbiamo dentro le ali, il petto, la coscia e anche qui un altro quarto di petto. Vado a ricoprire con dell'acqua fredda completamente il pollo e porto il tutto ad ebollizione. Spengo il fuoco, tiro via la carne che è sbianchita e comunque è ancora tenera, quindi rilascerà il meglio nella prossima cottura assieme alle verdure. Vado a tirare via le impurità con una schiumarola e vado ad eliminare questa prima parte del brodo. Vado a reinserire la carne sbianchita dentro la pentola e ricopro nuovamente con dell'acqua pulita fredda. Intanto vado a preparare le verdure, quindi sbuccio la cipolla, quella, non quella francese, diciamo quella per il brodo, la taglio a metà e vado a inserirci dentro i chiodi di garofano, in questa maniera, così. Questo qui è l'elemento fondamentale per qualsiasi tipo di brodo. Il chiodo di garofano è straordinario. Eccola qua. Vado a pelare le carote, ho tagliato le estremità del sedano e volendo si può anche sfibrare, ma no.
Ora vado a recuperare anche l'altra cipolla, anche questa la pulisco per bene, taglio a metà e vado a inserirla così, senza aggiunta di grassi, in una padella ben calda. Ci vorranno circa un paio di minuti per lato, andiamo a vedere. Ecco, così va bene. Facciamo anche l'altra parte, ancora un paio di minuti e ci siamo. E anche da questa parte si sono caramellizzate, le mettiamo da parte. Ora rimettiamo la pentola con l'acqua fredda e il pollo sopra il fuoco e inseriamo dentro la cipolla che abbiamo caramellizzato. Andiamo a mettere la cipolla con i chiodi di garofano, tutto a freddo, le costine di sedano all'interno e la carota. Inserisco dentro un paio di foglie di alloro, che per me nel brodo è fondamentale. Metto dentro anche il rosmarino e il rametto di salvia. Fiamma bassissima, metto il coperchio e lo faccio andare così per almeno 2 ore e mezzo. Ora, un trucchetto per sgrassarlo velocemente è quello di utilizzare un tovagliolo di carta, come faccio io, e quando il brodo è ancora caldo andare a immergerlo all'interno, ok? Questo qui cosa fa? Andrà a recuperare tutta la parte grassa, ok? Si tira via tutto il grasso del brodo, quindi non dovremmo farlo raffreddare per poi tirare via la patina gelatinosa. Andiamo a regolarlo con il sale. Ecco qua il nostro risultato: brodo di pollo perfetto e filtrato. Andiamo ad occuparci della cipolla. Allora, io qua un po' le ho già tagliate durante la cottura del brodo, però una vi faccio vedere come va tagliata. Si tira via l'estremità, vado a tirare via la buccia della cipolla. Possiamo decidere o di fare delle fettine sottili così, tutte intere, o altrimenti possiamo tagliarla a metà. Andiamo a metterla in questo senso e facciamo le mezze fette così. Mettete in conto che tagliare 1,8 kg di cipolle, prima o poi qualche lacrimuccia vi verrà giù. Le vado a separare e le inserisco dentro la bulla. Cipolle pronte e tagliate. Ora accendiamo il fornello con la fiamma più piccola, aggiungiamo uno spargifiamma, come questo qua, e andiamo a metterci sopra la nostra casseruola. Io utilizzo questa casseruola con i bordi abbastanza alti ma molto larghi, in modo da dissipare il più possibile il calore. Sempre a fuoco bassissimo faccio sciogliere il burro. Man mano che il burro si scioglie iniziamo ad aggiungere la nostra cipolla. Metto il coperchio e li fate andare così per non meno di 30 minuti, comunque fino a quando raggiungeranno la consistenza che preferite. Di tanto in tanto andiamo a girare, vedete come pian pianino sta rilasciando la sua acqua, sta sudando in maniera corretta senza bruciare. Sono 20 minuti che stanno sudando le cipolle, non è ancora sufficiente, c'è ancora molta acqua, le lascio andare ancora un po', vediamo, 10-15 minuti ancora. La situazione dopo 40 minuti che la cipolla sta sudando, guardate che bella pappetta che è venuta fuori, splendida. Ora gli diamo giusto un colore in più, ancora qualche minuto, e poi aggiungiamo la farina setacciata. Inserisco la farina e la vado a setacciare direttamente dentro la casseruola. La scelta della farina come amido è effettivamente quella più corretta, non solo perché rispecchia appieno la tradizione, ma anche perché teniamo presente che la temperatura di gelificazione dell'amido della farina è oltre i 90 gradi, quindi è ideale per questa tipologia di cottura. Cosa diversa invece se avessimo voluto utilizzare degli amidi di mais o di riso, che hanno una temperatura di gelificazione che siamo intorno ai 65-68 gradi. Aggiungo il brodo all'interno, vado a ricoprire completamente la crema di cipolle, vado a coprire, vediamo come sobbolle, spettacolare, spettacolare, cremosa. Adesso la facciamo asciugare ancora un pochino.
Aggiungo un po' di pepe. Intanto che la zuppa si raffredda, noi andiamo a tagliare la baguette. Quindi tagliamo dei tocchetti di 1 centimetro, 1,5 centimetri, anche 2. Li andiamo a tostare nel forno, li mettiamo a 160 gradi per una decina di minuti. Tanto che il pane si sta tostando, andiamo a grattugiare la nostra gruviera. Allora, prendiamo qui la grattugia, la mettiamo dalla parte, questa parte qui, e andiamo a grattare. Abbondiamo. Andiamo adesso a comporre il piatto. Allora, mettiamo sul fondo un pochino di formaggio, inseriamo la zuppa, guardate che crema che è venuta fuori, adesso ve la faccio vedere bene. Guardate com'è cremosa, proprio compatta. Poi andiamo a mettere su le fettine di pane. Ecco qua, chiudiamo bene tutti gli spazi e andiamo a ricoprire completamente con il formaggio. Ce ne andiamo in forno 180-200 gradi, funzione grill per 10-12 minuti o comunque fino a quando tutto è gratinato. Anche in questo caso cucchiaio, siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Vado dentro col cucchiaio, vediamo un po'. Vado a recuperare un pezzo di pane con tutta... Guardate che cremosità che ha questa zuppa. Guardate che bella. Anzi, attenzione prima che facciamo qualche disastro, guardate qui tutta la parte, il formaggio, la cremosità della cipolla, spettacolare. Vediamo adesso se è buona o buonissima. Mi metto qui a favore di camera e andiamo. È buonissima. Mamma mia. Guardate la cipolla. Guardate com'è rimasta, è ancora calda, ma guardate com'è cremosa. Spettacolare. Questa va mangiata col pane e il gruviera, tutto. È fumante, ma io la mangio. Mamma mia. L'unica nota negativa qua è che finisce subito, altro che storia. Allora, cerchiamo di fare una descrizione obiettiva. Allora, la zuppa è buonissima, la cipolla si trasforma completamente, diventa di questa cremosità incredibile, accompagnata poi con il sapore del gruviera e della baguette, che comunque è del pane, che prende e riassorbe anche i sapori e i liquidi in eccesso della cipolla, diventa veramente un piatto incredibile. C'è comunque da dire che il tempo che ho impiegato per far appassire la cipolla con il burro sono andati più di 20 minuti, siamo arrivati a 40 minuti, quindi bisogna contare 40 minuti per far appassire circa 1,750 kg di cipolla. Dopodiché ce ne sono voluti altri 35-40 minuti di cottura con il brodo di pollo. Diciamo che alla fine è un piatto che con i tempi di cottura si aggira intorno ai 75-80 minuti, quindi non è rapidissimo, però il risultato è qualcosa di straordinario. Poi ovviamente la potete conservare, quindi non è che la dovete far fuori tutto, se ci riuscite. È davvero una ricetta che ci scalda il cuore in questi giorni di freddo. Io vi invito a provarla, a farla così, a fare delle varianti. Certo che così con i prodotti francesi ha un sapore particolare, però sinceramente se andiamo a metterci un altro tipo di formaggio o un altro tipo di pane o un altro tipo di cipolla, sicuramente il risultato non sarà lo stesso come grado di dolcezza, ma sicuramente sarà straordinario. Chiaro è che se ci andiamo a mettere la cipolla di Giarratana o il pane di Altamura, ok, alla fine di francese qui non rimane più niente. Spero che questa ricetta vi sia davvero piaciuta e vi sia venuta voglia di provarla, di farla assaggiare. Se così fosse, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, che per me è importantissimo, e lasciare un like, che è altrettanto fondamentale. Non resta davvero che decidere in che playlist inserirla, se quella tra i classici, i 6 secondi, i contorni. Sinceramente sono confuso, anzi se voi avete delle idee fatemele sapere e scrivetemelo nei commenti. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima video ricetta e ciao a tutti dal Crepapelata. Ciao belle gioie, ciao!
Mamma mia, altro che non sapere in che playlist andare a inserirla. Questa la inserisco direttamente nella pancia.